benvenuti sul mio canale. Questo è il mio primissimo video vlog, quindi vi chiedo perdono se non sarà proprio sta grande figata. Cercherò di portarvi un po' nel mio mondo, in quello che è la mia routine, quelle che sono le mie cose da fare e quelle da non fare assolutamente. Oggi si parte con una giornata tipo, non sveglia abbastanza presto, cioè alle 7. Stamattina dovevo fare una scena professionale, poi per tutta la settimana vi porterò con me in una house content, la location di Gran Maestro Rocco, quindi sarà secondo me un viaggio interessante. Cercherò di farvi vedere più cose possibili. Adesso sono in macchina con il mio autista che non inquadro per privacy e stiamo andando al laboratorio dove faccio solitamente i test delle MST, malattie sessualmente trasmissibili. Ogni 14 giorni faccio i test che prevedono prelievo del sangue e urine. Stay tuned, 2 minuti e vi porto con me nel lab. Mi sono dimenticato di dirvi che ci troviamo a Budapest. Amo questa città, oramai vivo qui da 3 anni. Adesso andiamo nel lab, andiamo al campanello, aspettiamo che ci aprano. Questo è il lab, talent testing. Hello Francis. Ovviamente mi conoscono. Sarebbe carino farvi passare dalla scala principale, ma io passo dalla scala del retro perché faccio prima, anche se è brutta e buia. Ci sono anche trappole per i topi, che ovviamente, come in ogni buon centro storico che si rispetti, ci sono i topi. Ok. Good morning, hello. Hello, morning. I'm vlogging. Hello. Good? See ya. Hello. Hello. Ok, adesso siamo dentro il lab, facciamo la registrazione. Poi bro, abbiamo qui un collega. How are you? Good? Good. Facciamo la registrazione, paghiamo la bellezza di 100 testoni. Quindi 100 testoni ogni 2 settimane sono 200 testoni al mese, alla fine dell'anno sono 2.400 euro che se ne vanno solo di analisi. Vabbè, qui c'è l'opzione di fare o il fast test, cioè che io faccio i test entro le 10 e i risultati arrivano addirittura per l'1 o le 2 del pomeriggio. Adesso tac, paghiamo. Oppure risultati normali che arriveranno stasera verso le 6, le 7 più o meno, una roba del genere. È un servizio molto comodo perché per esempio in Italia non ci sono laboratori che fanno questo servizio, oppure ce ne sono veramente pochi. Io ne ho trovati uno soltanto, tra l'altro botta di culo nella mia città, a Pistoia, quindi non facciamo sponsor perché ancora non sono pagato. Adesso il peggio è passato, 2 minuti, faccio la firma sul tablet e poi vi porto nell'ambulatorio vero e proprio. Questo è quello che ci tocca fare ogni 14 giorni. Tac, braccetto chiuso. Adesso aspettiamo, la butta tutto nel miscelatore. Questa è la parte che odio di più, cioè del lago fondamentalmente me ne frega niente, del resto figuriamoci, fisciare in un tubetto, questo è odioso. Oops, sorry. Tampone orale, odio, ok? Adesso è il momento delle urine, ve lo risparmio. Ready?
E adesso ci dirigiamo di nuovo alla macchina e poi via sul set. Io cercherò di farvi vedere più o meno quella che è la mia routine non giornaliera, però più o meno come si svolge questo lavoro, quello che c'è dietro. Ovviamente non riesco a farvi vedere tutto, parti espliciti a parte ovviamente, che quelle le potrete vedere, non qui ma da altre parti. Qualche curiosità, qualche cosa che nessuno ha mai fatto vedere, alcuni aspetti, regole. Ovviamente ci sono delle regole anche per me da rispettare, non è che quando sono sul set posso liberamente riprendere tutti i momenti come liberatori e contratti eccetera eccetera, ma cercherò di portarvi i contenuti più dettagliati possibile. Fatemi sapere magari nei commenti quali sono gli aspetti più interessanti che vi piacerebbe vedere, quelli che siete un po' più curiosi, e cercherò di accontentarvi tutti quanti. Adesso mi aspettano circa 45 minuti di macchina perché oggi sono a lavorare leggermente fuori Budapest. Ci vediamo più tardi quando sono arrivato direttamente on set. Eccoci, siamo arrivati on set, potete vedere un po' di luce, un po' di cose, lì c'è quella luce lì e la ragazza sta facendo il make up, non so se ve la posso far vedere ma è italiana anche lei, una di noi, Peschina, andatela, facciamo che io non ve la faccio vedere però vi dico chi è così l'andate a cercare, Peach Lollipop. Io adesso ho appena finito di firmare tutte le liberatorie, giusto una decina di pagine, e adesso come di consueto aspetto le donne, La donzella. eh sì, perché loro sanno da fare il make up, poi si devono fare le foto e gli uomini aspettano. L'unica cosa che devo fare io è la doccia, perché come vi dicevo che questa mattina mi sono svegliato molto presto, avendo la veneranda età di 38 anni, mi sento stanco, aver dormito solo, quante? 6 ore? Sì. Ok, avendo dormito 6 ore, insomma non è che mi sento proprio fresco e riposato. Per farvi rendere conto un attimino della questione, oggi non è un set super affollato, ci siamo solamente io, la ragazza, la truccatrice, il direttore che è anche regista e il microfonista addetto luci che fa entrambe le cose, quindi diciamo che è un set abbastanza tranquillo oggi, solamente tre spettatori, via. Fase 1 dell'arrivo sul set, la più importante, è stata fatta, anzi no, non è proprio la più importante perché dopo andremo a fare il video release, cioè quello dove io e l'attrice parleremo davanti alla telecamera, ci diremo cosa è possibile fare e cosa non è possibile fare, quindi io Peschina ti dirò un sacco di cose che te non puoi farmi. Ok, un sacco addirittura. Guarda, c'ho il naso che sta arrivando, sta arrivando dentro al telefono. No, lei può farmi quasi di tutto, quasi. Sa che io non voglio corpi estranei nel mio, quindi quella è l'unica No, cosa. volevo usare lo strapone. Vedi, subito lei è partita. Stavamo dicendo, sì, faremo questo video release, cercherò di farvi riprendere qualcosa, se posso, non lo so, vediamo. E poi dopo si procederà all'inizio della scena, che ovviamente non posso farvi vedere, ma che vi dirò dove potrete andare a vedere. A più tardi. Ok ragazzi, allora, doccia fatta,
Adesso andiamo a vestirci. Questo sarà l'outfit di oggi. Ovviamente tutti gli outfit, cosa molto importante, non devono contenere alcun marchio, quindi no sponsor. L'outfit di oggi prevede una cosa abbastanza elegante perché io sarò in ufficio, una bella ragazza verrà a consegnarmi qualcosa e casualmente verrà trattenuta per qualche motivo in ufficio con me e succederà quello che succederà. Mi vado a vestire e poi andiamo dritti per il video release, nonché anche video consent, mi raccomando. Allora ragazzi, quello è il mio rider di oggi. E abbiamo fatto il video release, ma come supponevo non può essere ripreso perché è una cosa molto privata della produzione, non rimane nemmeno a noi. Quindi adesso stiamo per iniziare, abbiamo fatto anche le foto di copertina, bevanda energetica. Vi posso far vedere un po' il settaggio luci. Luce 1, 2, quella abbiamo anche una luce sul soffitto, ora è spenta, e poi abbiamo anche le luci fuori nel giardino che illumineranno l'atmosfera stile giorno. Sono molto importanti le luci, come vengano posizionate, perché se vedete quella luce lì è nell'angolo e in quest'altro angolo la luce non c'è, quindi mi direte perché c'è la luce solo nell'angolo? Perché quella luce lì nell'angolo serve per illuminare una determinata zona, ok? Che può essere quella facciale, o voi dovete sempre sapere dove, come muovervi a seconda di dove sono le luci. Quindi quando voi vedete il settaggio luci già capirete come verrà girata e come dovrete impostare la scena. Quello è il divano, la scena verrà girata lì prettamente. Tramite le luci voi capirete quali sono le posizioni che dovrete fare, quali sceglierete di fare, e a seconda di quale sceglierete di fare dovrete avere facciale da una parte, piano di sotto da un'altra. Se avete altre domande scrivetele, io cerco di descrivermi in maniera abbastanza generale ma essendo anche specifico, senza entrare nei minimi dettagli, perché ovviamente non posso. Adesso è il momento di fare la commedia e poi dopo passiamo alla parte pratica. Scena finita, doccia rifatta, pranzo mangiato, abbiate pazienza, ho aspettato un attimino di ricompormi mentalmente prima di riprendere a parlare nella camera. Adesso ho finito il mio pranzo di riso e pollo, era come questo. Viaggio sempre con pasti solidi e pasti liquidi. Adesso finisco di bere la mia Coca-Cola Zero e poi vi porto, e vloggerò tutta la settimana, oggi sarà il primo giorno, a casa di Rocco, che sarò lì per tutta la settimana per una house content o content house. Eccoci tornati alla base vera e propria, ok? Come al solito non posso riprendere tutto, però la quantità di persone presenti è notevole. Vi faccio vedere un po' la location, una parte della location, ok?
questa è la parte dove gireremo in questi giorni. Penso che gireremo sempre qui. Questa mattina vi ho portato a fare una scena professionale. Questa è una content house che non è molto differente da una scena professionale in termini di regolamenti e balle varie. Servono sempre i test come abbiamo fatto oggi, sempre non più vecchi di 14 giorni. C'è un supervisore che si chiama Intimacy Manager, oltre al direttore, oltre agli addetti luci. Questa è una content house, quindi è organizzata un attimino più professionalmente, capito? Può essere organizzata anche molto più amatorialmente il discorso contenuti. Comunque, adesso una scena è già stata fatta, adesso aspetto, tanto per cambiare, che la ragazza sia pronta e faremo una scena con 5 ragazzi e una ragazza. La cosa è un attimino complicata e delicata. In questo tipo di scena si parla molto prima della scena, soprattutto si ascolta molto quali sono i limiti della ragazza, quali sono le cose che è disposta ad accettare, soprattutto quelle che non è disposta ad accettare, e poi si inizia. Una scena come quella di questa mattina, che eravamo solamente in 2, è stata abbastanza veloce. Fra commedia e scena vera e propria abbiamo impiegato tipo 1 ora e mezza, che è un tempo molto rapido per la scena. Questa di oggi pomeriggio non ci sarà commedia ed è un contenuto, quindi è probabile che sia ancora più veloce. Se fosse una scena professionale probabilmente ci impiegheremo almeno 2 ore, 2 ore e mezzo. Io invece penso che oggi in 1 ora sarà tutto fatto e tutto finito. La mia idea è quella di portarvi qui giorno per giorno, farvi vedere un attimino come vengono strutturate le cose, magari farò parlare anche qualche ragazza o qualche ragazzo che ha voglia di parlare e di interagire qui nel vlog, in modo da portarvi più ospiti possibili. E poi magari facciamo anche una piccola parte con il grande capo, che oggi è assente perché questa non è una cosa, non è un evento organizzato da lui in prima persona. Adesso facciamo solo che andare di nuovo a farsi la doccia, perché bisogna sempre farsi la doccia prima, è buona norma, va bene? Alcuni la mettano proprio come regola, però diciamo che non ho bisogno che la mettino come regola. Per me è una buona norma e gradisco che venga fatto altrettanto anche dall'altra parte. Quindi ragazzi, stacco, doccio, torno. Ragazzi, anche per oggi la giornata è andata, tutto finito. Qui ora c'è tutti i preparativi, è meglio non vedere, preparativi per la partenza intendo. Ora andiamo tutti insieme allegramente al ristorante, ci vediamo domani, cercherò di portare un contenuto un filo più dettagliato per quanto riguarda tutto questo.